Vedevo, c'è Fabrizio Tenna che è uno dei valutatori, tra l'altro anche tra gli altri PSR Sicilia, quindi abbiamo questa testimonianza diretta di questo processo, e poi c'era anche Vincenzo Fucillo che avevano chiesto la parola. Scusa, Fabrizio. Io volevo porre una domanda. Mi chiedevo quanto nell'esperienza soprattutto italiana, oltre a una teoria del programma che viene fatta, diciamo, nel momento in cui abbiamo un incarico di valutazione, manchi una teoria sulla committenza. E quindi chiedere a chi sta nel tavolo, magari anche alla luce dell'esperienza IFAD, quanto questo sia un aspetto abbastanza trascurato anche dagli standard che la Commissione europea propone. E entrando nel merito di questa teoria della committenza, e quindi capire non solo dal punto di vista organizzativo come la committenza si organizza per implementare un programma, ma anche a livello più alto, nel momento in cui il programma discende comunque da una politica che in qualche modo deve esserci perché poi ci sia il programma, quali sono i centri decisionali e quali sono anche, come dire, le ramificazioni a livello territoriale attraverso le quali si arriva a produrre una decisione. Questo secondo me è un aspetto importante anche per capire successivamente come comunicare i risultati della valutazione, le raccomandazioni di che tipo, a seconda del tipo a chi devono essere indirizzate, come coinvolgere e chi coinvolgere nel processo valutativo. E in ultimo aggiungo un ulteriore elemento di complessità che vedo soprattutto man mano che si sale di livello, e la dimensione etica della valutazione, non intesa come trasparenza del processo valutativo, ma proprio di giudizio etico che a un certo punto il valutatore in qualche modo si trova a dover affrontare. E rispetto a questo, diciamo, questo aspetto etico dell'entrare nel merito di un programma e quindi di una politica, che secondo voi che tipo di approccio può essere portato avanti ad esempio in una valutazione democratica piuttosto che burocratica? Io avevo due curiosità da soddisfare, poi volevo fare un commento di carattere generale. La prima riguarda i progetti o i programmi che l'IFAD fa valutare. Non mi era chiaro se appunto si trattasse di progetti specifici monodimensionali, un progetto di irrigazione per esempio, che può riguardare anche regioni geografiche molto vaste, ma che riguarda uno specifico aspetto di irrigazione, o se si tratta appunto di programmi complessi e multidimensionali. Non mi è ben chiaro questo tipo di aspetto, perché tutto quel ragionamento che abbiamo fatto e che a me è piaciuto molto sulle modalità organizzative che riguardano l'uso poi della valutazione cambia anche a seconda della scala, della dimensione del progetto, o programma o politica. La seconda domanda è al funzionario della regione siciliana. Mi incuriosiva sapere com'era la composizione del loro steering committee, del loro comitato di pilotaggio, perché nell'attuale programmazione si era inteso che lo steering committee fosse uno degli elementi chiave che avrebbe dovuto anche avere una considerazione di riguardo per quanto riguarda l'aspetto dell'uso della valutazione. La considerazione che volevo fare, che volevo sottoporre anche a vostri commenti, riguarda proprio il tema un po' più generale dell'uso della valutazione. Quando abbiamo deciso insieme, abbiamo discusso dell'organizzazione di questo ciclo di incontri, abbiamo fatto i compiti a casa e ci siamo resi conto che esiste una letteratura sterminata sul tema dell'uso della valutazione, e sono stati fatti numerosissimi approfondimenti. Addirittura c'è chi ha codificato tutte le dimensioni dell'uso della valutazione, del vastissimo tema dell'uso della valutazione, e si fermava sulla domanda: come facciamo a rendere misurabili, a rendere operativi, a tracciare un percorso che ci porta a vedere l'evoluzione che c'è in queste dimensioni dell'uso della valutazione. Quindi a mia conoscenza la letteratura è ferma a questa domanda, è molto avanti. Quello che io ho percepito durante tutti questi incontri, in base anche ai rapporti che ci sono con i valutatori eccetera, è che, almeno questa è la mia impressione, è che manca un approccio, ancora oggi manca un approccio sistematico e consapevole al tema dell'uso della valutazione. Allora quasi la sollecitazione, la provocazione, chiamatela come volete, è che a valle di questo ciclo di incontri mi viene di fare è che sarebbe opportuno pensare
a monte o durante l'attuazione dei programmi a come fare per migliorare l'uso della valutazione nelle diverse dimensioni che tutto sommato sono già codificate dalla letteratura, nello scegliere quelle che ci interessano di più, nel vedere quelle che si possono appunto approfondire, quelle che servono, quelle che non servono a seconda della scala del progetto, della scala del programma, eccetera. Ma quello che a me interessa, come dire, sollevare come questione è che un approccio sistematico e consapevole, cioè fatto coscientemente, di come una valutazione può essere usata, di quali aspetti, e voi ne avete trattati tantissimi di aspetti dell'uso della valutazione, prendere in considerazione, credo che vada assolutamente fatta, al di là della contingenza del fatto che il valutatore ha prodotto le raccomandazioni, i giudizi, questa è una questione appunto quasi a questo punto secondaria, al di là di questo, prima è a mente fredda. Lo stesso ragionamento varrebbe anche per altri aspetti macro della valutazione, come per esempio quello della metavalutazione, che ancora non è stata pensata e codificata, non codificata, gestita in alcun modo, però oggi parliamo di uso della valutazione, quindi mi concentrerei più su questo. Grazie.